degli anni 70, coupé, che fa il verso alla Stingray, che non ho idea di come vada su strada e non ce l'avrò neanche oggi, perché in realtà questo esemplare è totalmente personalizzato e elaborato, quindi non sarà una prova di una macchina di serie, anche se da fuori sembrerebbe abbastanza, tranne per i cerchi. Sotto pelle questa Opel GT ha avuto una miriade di modifiche che tra l'altro il proprietario ha fatto in garage, quindi costruita e non comprata. È con me ormai da 4 mesi, abbiamo fatto un long test, il ragazzo che la possiede me l'ha lasciata per un sacco di tempo, complice anche il fatto che di mezzo c'è stata la quarantena, ma ho avuto così l'occasione di studiarmela per bene, guardarmela e guidarla quasi tutti i giorni. Una delle primissime cose che mi hanno colpito dall'inizio è stata la posizione di guida. Lo direste mai che una macchina così piccola degli anni 70, una coupé, possa essere accogliente e bella da vivere dall'interno? Sì, è il caso della Opel GT. Da un certo punto di vista ricorda un po' l'Alpine, ma è più comoda, è più facile entrare e uscire. Non facile, ma più facile dell'Alpine e di altre macchine coeve. Una volta dentro e dietro il volante, io devo dire che è davvero adatta a me. Mi piace tantissimo il modo in cui si sta al volante di questa macchina, anche la distanza del volante, che non è neanche un calice, è proprio il modo di stare dietro il volante e l'angolazione delle braccia, che è quella naturale che mi verrebbe, ed è strano per una macchina così che io mi trovi bene senza avere neanche problemi con le ginocchia, perché ho tutto lo spazio del mondo. È strano, ti dà già la sensazione di avere un bel controllo sulla macchina e mi piace. Il volante non è originale, è un Luisi che somiglia un po' ai prototipo che si mettevano sulle 911. E a proposito di 911, il problema principale dell'Opel GT è che nacque in un periodo in cui esistevano già abbondantemente le 911 e soprattutto le Alfa GT, le Lancia Fulvia, e non era assolutamente facile competere con quelle macchine e l'Opel GT decisamente non riusciva ad essere all'altezza. Considerate che il motore è un monoalbero molto pesante, diciamo che questo sottosterzo già parla da solo, ci arriviamo. Non aveva prestazioni avvicinabili a quelle macchine lì, che erano molto più raffinate ingegneristicamente parlando, no? Dalla sua aveva un grande stile che, è vero, non era molto originale perché derivava dalle americane, quindi dalle muscle car come la Corvette Stingray, o dalle giapponesi che a loro volta avevano un po' ripreso lo stile USA della Datsun, per esempio, molto figa. Diciamo che l'Opel GT è una via di mezzo economica, almeno a livello costruttivo, non parlo di comprarla, ma a livello costruttivo c'era stata probabilmente un po' meno spesa nella fase di ricerca, di sviluppo e di progettazione rispetto a quelle macchine lì, però il risultato fu comunque una macchina adatta a Latin lover e persone che volevano farsi un po' notare. Ci riescono ancora oggi, ve lo dico io, perché andando in giro con l'Opel GT si fa girare tutta la città. Non è una macchina che vale 1 miliardo, non è veloce, però fa un grande effetto sulla gente e anche su di me, devo dire, anche su di me. Mi piace, mi è piaciuto averla qui per 4 mesi, l'ho usata più che ho potuto ed è anche piacevole da usare. Prenderla per andare a farsi un caffè o farsi una passeggiata, una scorroppatina in montagna sì, ma senza pretese. Per tutte queste ragioni è una macchina piacevole, perché è piena di particolarità che ha solo lei e che la rendono comunque unica. La cosa più bella di questa macchina è come si aprono i fari anteriori. Io ho vinto già almeno 10 scommesse con vari appassionati in giro per la mia città e ho scommesso con tutti loro che non avrebbero capito come si aprono i fari. Io stesso ho fatto molta fatica a scoprirlo. C'è una leva dentro, tra l'altro difficilissima da tirare tutta, ci vuole una forza assurda e devi anche stare seduto dentro, altrimenti non ci riesci. E tra l'altro la macchina cambia completamente faccia con i fari alzati, sembra quasi una frog eye. Si aprono lateralmente, per chiuderli è ancora peggio perché il tirante è ancora più duro e per di più di una volta bisogna andare con la mano a finire di chiuderli perché il meccanismo non funziona bene fino in fondo. Però è una cosa molto speciale della macchina che mi fa impazzire. Un'altra cosa particolare è che sembra che ci sia un baule portabagagli perché c'è questo disegno qui che lo richiama. In realtà questo è un pezzo unico e non c'è nessun portabagagli, ma c'è solo il serbatoio. Questo tappo qui non è originale, tappo di benzina, questo è un tappo da corsa e vediamo vicino al tappo che c'è
uno stemma smaltato di Correro, che è una citazione, diciamo una licenza poetica del proprietario, che richiama la macchina da corsa che era preparata da Correro e dalla quale riprende anche le dimensioni degli pneumatici, che come ho detto secondo me sono leggermente eccessive, rovinano un po' la dinamica. Sono stati montati anche 2 scarichi abbastanza grandi e appariscenti, non sono molto rumorosi, anzi la macchina fa molto più rumore di motore che di scarico, però fanno la loro scena. Adesso andiamo a parlare un po' di come sta in strada. Qui, ripeto, non è una macchina originale, quindi vi parlerò di come va questa qui e proverò un po' a interpretare come sarebbe andata l'originale senza le modifiche molto profonde che sono state fatte su questo esemplare qui. Prima di tutto non ha più il 1009 ma un 2000 con un profilo di cam diverso che non l'aiuta molto in realtà ad essere frizzante. Non è un motore che ti fa venire voglia di spingere di più, è il contrario, ti porta più ad andarci piano, quello sì. Non c'è tanta coppia, è più un motore da giri in alto, ma comunque anche lì non è mai un bel motore, anche se ci sono state tantissime modifiche a partire dalla cubatura, ma non aiutano a sufficienza ad essere paragonabile a una 911 o a un bialbero Alfa dell'epoca. Non ce n'è, neanche con il V4 della Fulvia non ce n'è proprio. Su questo ve lo posso dire, è un motore stanco, pesante a salire di giri, si sente che arranca, non ti salva fuori da una curva neanche nelle marce più basse. Di serie non aveva un differenziale autobloccante, questa qui ce l'ha un Torsen, che sinceramente si apprezza praticamente mai, perché un Torsen non lavora come un LSD, come uno slittamento limitato, e quindi ha bisogno di potenza per funzionare, di coppia, e questa qui non ne ha, quindi in realtà il Torsen non entra mai in azione e non si apprezza, a differenza dello slittamento limitato, non si apprezza anche non al limite. Lo inizi a sentire, il differenziale autobloccante a lamelle lo inizi a sentire anche quando non stai andando al limite. Il Torsen molto meno, traversi o derapate o un bloccaggio del ponte in staccata, quelle cose non succedono neanche lontanamente sull'Opel GT che sto provando, e ovviamente neanche su quella di serie, perché non aveva proprio un autobloccante. Tanto che parliamo di trasmissione, parliamo anche del cambio, che non è più il suo 4 marce, ma è un pari epoca derivante forse dalla Cadet. Comunque adesso ha 5 marce e devo dire non è male, è un cambio diverso ma efficace abbastanza. Non gli si può chiedere di fare quello che fa il cambio Alfa o Lancia o Porsche no, diciamo Alfa o Lancia di quell'epoca, però è un buon cambio e soprattutto si trova bene su questa macchina, fa il suo bel lavoro accoppiato a questo nuovo motore che ha su questa Opel GT e va bene, e devo dire che è piacevole, è un cambio diverso, non è quel super efficace che avevano le GT e le Giulia o la Fulvia che era spettacolare, però funziona. Lo sterzo, qui dobbiamo parlare, per parlare dello sterzo, anche prima delle ruote che sono state cambiate. Il proprietario mi ha detto che ha voluto ispirarsi un po' alla Opel GT Correro, quindi la macchina da corsa, che aveva una dimensione delle gomme simile. Su questa io non so in realtà se la dimensione è veramente identica, non la conoscevo abbastanza per dirvelo, però le ruote così larghe dietro e anche le ruote molto più larghe delle originali davanti non la fanno comportare nella maniera giusta, secondo me. Forse sarebbe stata meglio con le gomme un po' più strette. È bellissima da vedere, così fa tutto un altro effetto, sembra veramente che abbia 400 cavalli sotto, quando la vedi passare la gente rimane così perché sembra una muscle car, nessuno capisce che macchina è, però al di là di questo il comportamento derivante da questa gommatura e da queste dimensioni di cerchi non è sano, però è molto figa e ci sta, è anche un po' il motivo d'essere della Opel GT quando nacque, era una macchina che doveva essere figa, non veloce più di tanto, almeno spero, perché non ci sarebbero riusciti minimamente. Torniamo ai cerchi, molto larghi dietro, ne deriva un comportamento sottosterzante da morire, quindi l'asse posteriore è molto predominante, la rende molto rigida, ma quella rigidezza data dalla dimensione e dalla larghezza e l'altezza delle ruote la rende molto rigida sul ponte, ma gli ammortizzatori Koni Sport, arriviamo anche lì, non si trovano bene a lavorare con questa rigidezza e il risultato è che pompa da morire. L'ammortizzatore di per sé non sarebbe neanche malvagio, i Koni Sport gialli sono un must,
il complesso delle sospensioni su questa vettura qui non è un granché, è divertente finché si va piano, non bisogna assolutamente chiederle degli ingressi violenti in curva perché non li accetta minimamente, non ne vuole sapere di infilarsi in curva con il muso piantato giù e che segua lo sterzo. Siete fortunati se riuscite a non sottosterzare per niente. In uscita di curva si appoggia molto sullo pneumatico esterno, l'effetto 911 un po' ti salva, ma è sempre fittizio, non è mai utile come sulle Porsche, che hanno comunque il peso a sbalzo sul posteriore e la trazione ne deriva in un modo molto efficace, strano e diverso. Su questa qui no, questa al posteriore ha il serbatoio di benzina, quindi se sei carico hai un po' più di carico, e di per sé la struttura e la rapportatura delle dimensioni e degli ingombri e dei pesi non sarebbe sbagliata, sarebbe quella giusta, una piccola Gran Turismo che fa il suo mestiere in teoria. In pratica si vede che i Opel erano un po' indietro rispetto al resto degli europei, soprattutto degli altri tedeschi o degli italiani o degli inglesi. Ha dalla sua il fatto di essere molto particolare in tanti particolari. Anche la testa non è più sua, è flussata, è lavorata e c'è la lucidatura dei condotti. Anche l'albero è stato lucidato e alleggerito dai 10,6 kg agli 8. Non si sente, ve lo dico, non so come fosse con l'albero originale, ma un albero alleggerito di così tanto che fa salire il motore così lentamente, io spero che ci fosse una ragione per cui l'originale dovesse essere così, perché è strano, davvero molto strano. È stato eliminato il blocchetto accensione perché pare che sull'originale si attivasse il blocco a sterzo in marcia e potete immaginare che non fosse una cosa tanto piacevole. Provate a pensarci cosa può succedere se adesso rimane bloccato lo sterzo così. Non era l'unica macchina che soffriva di questo, purtroppo. È stata tutta fazzolettata, è stato cambiato tutto il boccolame vario sulle sospensioni. Anche questo sinceramente si sente poco e non capisco come potesse essere prima, cioè mi sembra davvero strano che tutte queste modifiche non l'abbiano aiutata praticamente per niente, perché è davvero da guidare non sportiva, divertente a modo suo ma non veloce. La barra Panhard è stata tolta, è stato messo il sistema attiranti Steinmetz. Sul ponte posteriore la coppa del differenziale alettata in alluminio, come dicevo di tipo Torsen elicoidale, era per la Ascona, è stato adattato come un po' tutto, e questo mi fa pensare che è stato fatto un lavoro che io condivido, cioè se una macchina di serie non ha un valore eclatante e non va forte quanto il suo aspetto suggerisce, io sono ben d'accordo e secondo me ha tutto il senso del mondo volerla rendere un po' più performante. Nella mia mente malata il primo pensiero che mi viene con una Opel GT così sarebbe quello di ficcarci dentro un motore OPC moderno dell'Astra o della Opel Corsa e vedere che cosa succede. La potenza frenante è discreta, anche qua grosse modifiche, al posteriore è stato aggiornato con dischi, aiutata dal fatto che non è pesante, è una macchina abbastanza leggera, anche se poi alla guida risulta pesante, ovviamente senza idroguida, senza nessun aiuto, anche se comunque le pompe sono state maggiorate, anche pompa benzina. Insomma è stato fatto un lavoro di garage, tra l'altro apprezzabilissimo perché la macchina sembra fatta da un vero meccanico e invece è il proprietario che se l'è fatta a mano da solo in garage, anzi ho visto delle foto neanche in garage, quasi all'aperto, quindi bravissimo, ed è così che si deve fare quando uno è appassionato. Anche che non sia un meccanico, lui fa l'accordatore di pianoforti, però con la passione, vedi, si fa questi lavoretti, ci se li fa da soli a casa e la macchina funziona. Cioè io sono sicuro che questa qui vada molto meglio dell'originale, quindi per quello ho scelto di guidare questa qui e non la macchina di serie. Intanto perché avrei dovuto probabilmente fare una grossa opera di autoconvincimento per parlare bene dell'Opel GT di serie, se questa versione iper allestita, speccata come direbbero gli americani, speccata molto bene, non oso immaginare la macchina di serie. Anche il 1009, senza parlare della versione minore, non lo so se avrei
potuto farci qualcosa di buono. Comunque, l'ho potuto fare con questa qua e sono molto contento di averla avuta, non gliela vorrei neanche ridare, sta molto bene nel mio garage, ce la lascerei volentierissimo, macchina simpatica, divertente, bella, piena di particolarità, non molto tedesca, anzi zero. È una delle poche macchine che mi piacciono bianche, devo dire che l'è stata paura, mi sembra forse uno dei suoi colori più belli. E tornando un attimo al discorso abitacolo, bisogna considerare anche che non c'è un portabagagli, zero di zero, quindi il portabagagli è dietro i due sedili, qui praticamente, un po' come alcune Ferrari, no? E devo dire che c'è anche abbastanza spazio, 2-3 valigie ce le metti, ci parti tranquillamente con la tua fidanzata e per di più la tua fidanzata starà comoda, perché se ti metti seduto dal lato passeggero è fatta in modo che le gambe possano essere completamente stese, anche le mie che sono alto 1,89, se tu ti metti qua, e lì capisci la mentalità da 007 dei poveri barra Latin Lover, chi è seduto qui si può sdraiare completamente. Non pensate che sia comodo, ma è possibile, e questo è comunque sempre un valore aggiunto che va considerato se compri una macchina da Latin Lover come questa qua. Mi ricordo una foto di una pubblicità dell'epoca che faceva vedere questo signore un po' col petto villoso e un asciugamano intorno al collo con una GT beige mi sembra, e tutte le ragazze intorno che guardano. È proprio quello è il manifesto di questa macchina, ed è fighissima per quello. È un motivo di carattere che la rende comunque una bella macchina.